Secondo giorno, sveglia di prima mattina. Come vi dicevo già nello scorso video, mi sposto in periferia della città. Mi sono svegliato così presto perché voglio andare a fare colazione in una pasticceria tradizionale che produce da un sacco di anni la ricetta originale dei pastéis de Belém, che è il dolcetto tipico di Lisbona. Questa ragazzi è la pasticceria che produce appunto i pastéis de nata originali. Li producono dal 1837 seguendo la ricetta originale del monastero dei Geronimi, davanti al quale adesso vado pronto a mangiarli. Geronimi, Geronimini, Geronimiti, sinceramente non ho ancora capito come si chiamano per davvero. I pastéis de nata sono dei cestini di pasta sfoglia ripieni con una crema al limone che viene lasciata liquida e che termina la sua cottura all'interno del forno. Già scrocchiano, sono belli croccanti. Questo è il pastéis de nata o pastéis de Belém, che prende il nome appunto dal quartiere in cui viene prodotto. È dolcissimo, c'è anche su una glassatura lo zucchero. In realtà mi hanno dato anche dello zucchero da aggiungere in più, però direi che anche è abbastanza sufficiente quello che c'è già. Comunque la crema dentro è molto morbida ed è bella tiepidina, perfetta. Pastéis de nata approvato. Che vuoi, bro? Dopo questa croccantosa e limonosa colazione non mi resta altro che aspettare le 10, ora in cui aprono praticamente tutti i musei e le attrazioni. È più grande di quanto pensassi. Manca poco alle 10, quindi posso finalmente spostarmi al monastero dei Geronimi. Il monastero dei Geronimi rientra nei beni appartenenti al patrimonio dell'UNESCO. È un monastero che è dedicato al protettore dei marinai, dato che Lisbona è una città marittima e portuale, ed è quindi una sorta di celebrazione per tutte quelle imprese marittime che hanno consentito di importare nella città di Lisbona tutte le ricchezze provenienti dagli altri continenti, tra cui la via delle Indie, che è stata aperta da Vasco da Gama. Una piccola Hogwarts lisbonese. Veramente suggestivo, anche perché comunque è l'opera in architettura gotica manuelina più bella del mondo, quindi direi che ne è valsa veramente la pena. E ora mi sposto a vedere il secondo museo della giornata, che è il museo delle carrozze. Non c'è neanche tanta coda, e pensare comunque che questo qua è uno dei musei più visitati del Portogallo. Sono impressionanti, come nelle favole. Qui dentro è presente una sessantina di carrozze provenienti dal XVII fino al XIX secolo, e il pezzo più antico appartiene al Filippo II di Portogallo ed è del 1619. Mi è sembrato veramente di passeggiare nella storia. Prossimo museo, prima di fermarmi a smangiucchiare qualcosa per pranzo, il MAAT, quindi Museo di Arte, Architettura e Tecnologia, un'opera affiancata a quella che è la centrale termoelettrica del passato, la Central Tejo, che appunto affiancate creano un interessante contrasto architettonico. Il MAAT è come un grande fazzoletto che si adagia e si appoggia sul fiume Tago. La cosa particolarissima di questo museo è il fatto che la copertura è completamente praticabile, quindi si può camminare su questo grande fazzoletto che è affacciato sul ponte del 25 aprile, e ovviamente si vede anche la statua del Cristo sulla parte opposta del fiume.
Sarò sincero, fare 2 ore di fila in piedi ed aspettare di entrare all'interno del museo non ho chissà quanta voglia, quindi mi accontenterò dell'architettura esterna. Mi stanno esplodendo gli occhi con questo bianco. Ora mi spingo a fare l'ultima esperienza sul lungo fiume Tago, che è l'esperienza Pilar 7. Sostanzialmente è un'esperienza che ti permette di vedere da un punto di vista alternativo il ponte del 25 aprile. E c'è un casino incredibile. Guarda sta musa! Biglietto preso, la novità è che l'ascensore non funziona, quindi me la devo fare a piedi. Comunque cioè, sembra davvero di essere a San Francisco, e il motivo per cui assomiglia così tanto al Golden Gate Bridge è perché è stato proprio realizzato dalla stessa compagnia che ha realizzato il ponte di San Francisco. Questa è la sezione di uno dei grandissimi tiranti metallici che sostengono il ponte. Sono presenti quindi tutti questi cavetti metallici che tutti insieme resistono fortemente a trazione e quindi non fanno cadere il ponte. Ok, sono pronto per farmi 80 metri di dislivello a piedi. Speravo fosse questa qua la scala, ma mi sa che non è questa. Quell'esperienza qua è incredibile, non credevo fosse così bello e suggestivo, cioè le sale che sono allestite mettendo in mostra le componenti reali del ponte sono bellissime, non so cos'altro dire. È incredibile pensare che sto camminando all'interno di uno dei pilastri del ponte. Ancora una trentina di metri, dai! Vai Palis! Allora, in realtà avevo intenzione anche di andare a vedere la statua del Cristo Re prendendo il pullman e attraversando il ponte, così da vederlo proprio a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature. Purtroppo però la Lisboa Card non permette di attraversare il fiume Tago, perché il Cristo Re si trova appunto sull'altra sponda e quindi esce dai confini di Lisbona. E ho deciso di tornare in centro e di andare a fare merenda con delle castagne, dato che è periodo di San Martino, e quindi castagna go-go e vino rosso. Devo dire che non mangiavo le castagne da parecchio tempo, non so se sono castagne diverse queste in Portogallo, però mi sono davvero piaciute. L'ultima volta che le avevo mangiate in Italia, proprio zero. Per concludere in bellezza la giornata ho deciso di prenotare un tavolo al ristorante A Severa, che prende il nome da Maria Severa. È colei che ha dato origine alla musica tradizionale qui a Lisbona del fado, canto tradizionale che viene accompagnato dalle chitarre spagnole, dalle viole, comunque strumenti a corde tipiche della penisola iberica. Questo ristorante, che è il più economico che ho trovato, richiedono una spesa minima di 45 euro, che comunque essendo una serata con l'esibizione direi che è onestissimo. Al di là dell'esibizione la cena è stata spettacolare. Ho cominciato con un antipasto di caldo verde, che sostanzialmente è una zuppa di cavolo con all'interno una fettina di chorizo, veramente deliziosa, molto densa e super saporita. Poi come portata principale ho preso un risotto al nero di seppia con sopra degli enormi tentacoli di polipo. Aveva però sopra una sorta di salsina arancione super accesa che aveva un sapore molto forte, acidulo, che non mi ha per niente soddisfatto. E ho concluso nel migliore dei modi con una fetta enorme di sericaia, una torta tipica di Lisbona
fatta principalmente con l'uovo, cosparsa totalmente di cannella e con sopra poi una prugna sciroppata. Il fado sarà anche tipico e tradizionale tutto quanto, però permettetemi di dedicare almeno una trentina di secondi a un signore che stava suonando una sega da falegname. E questa mia seconda giornata a Lisbona non poteva concludersi meglio di così. Vi aspetto quindi nel terzo video dedicato alla mia visita qui in città e vi spoilerò già che assaggerò e mangerò la torta più buona del mondo, o così si dice. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su Instagram, di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nostri video. Come sempre, bella raga!